Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è martedì 20 dicembre e quindi siamo ormai a poca distanza dal Natale del Signore. Dopodomani saremo tutti in festa, nel nostro cuore adoreremo il mistero del Verbo incarnato che nella povertà e nell'umiltà di Betlemme nasce per dare a tutti noi la salvezza. Riecheggi nei nostri cuori, miei cari figlioli del piccolo resto, l'annuncio dell'angelo in quella magica notte di Natale: vi è nato il Salvatore, lo troverete avvolto in fasce, deposto nella mangiatoia. E ci mettiamo in cammino come i pastori e come i re magi per raggiungere, attraverso il dono incalcolabile della liturgia, raggiungere anche noi, una volta ancora, la grotta di Betlemme per rinnovare lo stupore che si fa adorazione, lo stupore che si fa adorazione. Noi stiamo vivendo questa novena di Natale in giro per l'Italia e per l'Europa dell'Est e vivremo anche il Natale con quella particolare caratteristica della Divina Misericordia, avendo iniziato la novena a Cracovia, a pochi passi dal santuario di Wakiewnicki, di Gesù Misericordioso, dove Gesù ha parlato a Santa Faustina. Vedete che allora ho chiesto alla regia di mettere la scritta Gesù confido in te ai piedi di Gesù bambino. Intanto chiedo alla regia se ci siamo con la diretta, perché c'è qualche problema. Allora, abbiate pazienza che adesso facciamo di nuovo, ricolleghiamoci di nuovo, abbiate pazienza, torno subito con un collegamento probabilmente migliore, abbiate pazienza. Speriamo che vada meglio così. Allora, dicevo appunto che noi quest'anno la novena di Natale, oggi è l'8° giorno, e poi la solennità del Natale vogliamo viverla con questa particolare, chissà perché, magari il Signore ce lo farà capire, caratterizzazione del messaggio della Divina Misericordia. Gesù, confido in te. Vedete che è scritto ai piedi di Gesù bambino. Mettetelo anche voi se possibile, se volete, proprio per sentirci tutti insieme come piccolo resto, uniti in un cammino comune. Mettetelo, questo scritto Gesù confido in te, questa parola che Gesù ha insegnato a Santa Faustina, mettetela ai piedi di Gesù bambino. E dunque martedì 23 dicembre. E oggi, in questa previgilia del Santo Natale del Signore, io con Fra Celestino ci troveremo a Catania per l'ultimo appuntamento apostolico prima del Santo Natale a Piccola Nazareth. Eccolo lì il cartello, spero che vengano in tanti, alle ore 16 presso l'Hotel Nettuno in Viale Ruggiero di Lauria, alle ore 16. Arriveremo per tempo per consentire a Fra Celestino di confessare. Vorrei raccomandare che siate brevi nelle confessioni, in modo tale che tutti quelli che vogliono possano ottenere la grazia di una buona e santa confessione, non c'è niente di meglio di questo, e di una buona e santa comunione in vista del Santo Natale. Ecco, alle ore 16, non alle 17, quindi anticipiamo di un'ora perché io poi devo rientrare. Proprio per questo volevo dirvi che questa sera, per ovvie ragioni tecnico-pratiche, non ci sarà la catechesi annunciata sul mio documento Corredensionis Mysterium. Lo rinviamo. Per questa sera non è possibile, non ce la faccio perché Catania-Palermo sono circa 3 ore di macchina e quindi proprio materialmente non ci arrivo. Intanto però volevo dirvi, mentre ci prepariamo a quest'ultimo incontro a Catania, che ieri, come ho scritto in un post, la Calabria mi ha stupito. Ieri 22 dicembre eravamo in Calabria per il penultimo incontro apostolico e la risposta è stata: guardate che roba, quando ho preparato
veramente devo dire, la Calabria mi ha commosso per un semplice motivo, cioè quello di una identità specifica. Guardate, hanno preparato le bandiere, vorrei tornare alla prima immagine, regia, che mi pare la più bella, ecco, no, questo è proprio il movie, è stato molto bello, guardate che roba, guardate, con le bandiere hanno riempito la sala, che non era grande, però l'hanno riempita, poi c'era anche gente in fondo in piedi, si sono confessati, hanno partecipato a circa 3 ore di preghiera con una fede, una devozione che mi ha incantato. Mi ha incantato la risposta del piccolo resto della Calabria, con le loro belle bandiere multicolore. E poi ringrazio per i doni che mi hanno fatto come dappertutto, e un dono singolare è stato il presepio fatto col cioccolato e il panettone che mi è stato regalato da una fedele del piccolo resto della Calabria, così come l'effigie di mamma Natuzza. E poi a margine dell'incontro ho potuto avere una sorta di, come dire, di regalo speciale del Santo Natale. Vi dirò perché. Presumo che la persona di cui adesso vi parlo debba essere la persona più anziana del piccolo resto, in termini di età proprio. Sto parlando di donna Annunziata, che ha fatto a luglio 100 anni. Ecco, ha fatto 100 anni. Non è potuta venire all'incontro e tuttavia ha desiderato, anche coi familiari, rimanendo in macchina, che io potessi salutarla e le dessi la comunione. Questa donna qui, ecco, questa è forse l'immagine più bella, il momento in cui arrivo, guardate con quale stupore mi accoglie, è commovente la scena. 100 anni, Annunziata, salutiamola tutti con grande affetto, Annunziata, auguri Annunziata di un Santo Natale da parte di tutto il piccolo resto, con colei che probabilmente presumo sia la più anziana di tutto il piccolo resto. All'inizio non mi aveva riconosciuto, poi si è voltata verso la figlia, ha detto: ma è il Papa, è il Papa, è il Papa. Certo, detto da una donna di 100 anni, sconvolge prima di tutto anche me. Poi ecco, l'ho benedetta, ma non riuscivo a farlo perché lei doveva baciarmi le mani, abbaciarmi il collo, baciarmi, insomma è stato un momento di grazia straordinario, e ha fatto anche la Santa Comunione in modo tale che le abbiamo regalato il nostro, come dire, quello che è il nostro ministero. Come dice San Paolo in questi giorni, nella quarta domenica di Avvento, noi siamo amministratori dei misteri di Cristo, amministratori, se non che di fronte a tutto questo bel contesto nel quale noi non imponiamo niente a nessuno, solamente gridiamo la verità, che quella è la falsa chiesa di Satana, ma non mi sembra che andiamo con le dita negli occhi o facciamo riti magici esoterici. Un tale Don Silvano Pagliarin commenta così tutto questo, c'è il commento a quello che vi sto raccontando, cioè la celebrazione eucaristica, le confessioni, l'adorazione in ginocchio, la novena in latino, il rosario, la consacrazione alla Madonna, la benedizione alla donna anziana di 100 anni. Ecco la reazione di un prete esponente della falsa chiesa: il popolo dei satanisti con il loro guru. Ma perché non vanno in inferno? Perché non vanno in inferno? Degni prossimi cittadini dell'inferno. Sapete perché questo povero disgraziato di confratello, che io non conosco, Don Silvano Pagliarin, si permette di definirmi guru? E vabbè, se lo dice di me io non avrei fatto quello che ho fatto. Ma chiamare il piccolo resto popolo dei satanisti, quest'uomo consacrato è degno di andare in inferno se non si pente. È degno di... E sapete perché fa quello, miei cari figlioli? E sapete perché ve lo dico? Perché c'è gente che mi dice: padre, li ignori. Quando mi dite questo è perché non capite, ma non è che io ne parlo perché voglio dire ci rimango male e mi sfogo, no, è perché teniate presente che le cose che io vi dico dall'altare nella predicazione, anche oggi, oggi vi devo dire che cosa ha detto Papa Leone su Papa Francesco, ditelo al pontefice laico, andateglielo a dire, se ha coraggio telefoni a Nutella, gli chieda perdono e dica: padre, le chiedo perdono per quello che sto facendo e che sto realizzando, perché è più chiaro di così, disgraziati che sono, si convertano. A partire da Don Silvano Pagliarin deve chiedere perdono di aver detto popolo dei satanisti a gente che per 3 ore ha pregato.
Vergogna! Degni cittadini dell'inferno se non si convertono. Altro che satanisti. Ma sapete perché fanno così questi preti? Perché hanno il cappio al collo. Perché a Don Minutella lo odiano da quando è insorto contro la falsa chiesa, sperando che morisse, che crepasse, che è stato maledetto, che è stato condannato, 2 volte scomunicato, una volta ridotto allo stato legale, perseguitato dai giornalisti, e questo e quell'altro, e addosso e sopra e sotto, e Don Minutelli è ancora lì che grida la verità. E a loro gli viene, come si dice dalle mie parti, nepiere. In siciliano si dice ti viene sta cosa ne piede, ti viene questa cosa sui piedi, significa te l'avevo detto, ti avevo messo in guardia, ti avevo raccomandato di non, adesso ce l'hai, tienitelo. Don Silvano Pagliarin, che io non conosco chi sia, che entra a casa nostra e scrive il popolo dei satanisti, è un prete che ha il cappio al collo, perché sa che quello che gridiamo è la pura e santa verità, e oggi ne diamo, perché ogni anno a Natale, così mi ricordo 2 anni fa quando tornavamo da uno di questi viaggi, sempre avevamo fatto l'ultimo appuntamento in Sicilia, a Catania, ed era stato prodotto il 18 dicembre o 19 dicembre, adesso non mi ricordo la data, Fiducia Supplica, cioè mi ricordo come insorsi allora in una diretta nell'hotel di Messina, proprio come faccio oggi, perché ogni anno a Natale, guardate che Satana è costretto a svelarsi. Chiedete agli esorcisti, la festa di Natale costringe il diavolo a manifestarsi, e ogni anno in Vaticano noi abbiamo, abbiamo conferma della natura che Don Minutella soltanto grida, della natura diabolica di questa falsa chiesa. Vedremo adesso fra un momento perché. Ma volevo commentare quindi tutto questo, una giornata di preghiera. Abbiamo iniziato alle 5. Capito, Don Silvano Pagliarin, degno prossimo cittadino della dannazione eterna? Hai già il fuoco di Satana sui piedi se non chiedi perdono. Abbiamo iniziato alle 5 col rosario. Il rosario, quello, capito, Don Silvano Pagliarin, non abbiamo fatto un rito magico, disgraziato che sei, convertiti e chiedi perdono per quello che hai scritto. Il rosario abbiamo pregato, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Tu lo preghi il rosario? Lo preghi? Abbiamo pregato il rosario, abbiamo consacrato noi stessi alla Madonna, abbiamo benedetto i bambini, abbiamo benedetto e esorcizzato i bambinelli, abbiamo fatto la Santa Messa, il rito tradizionale con la gente, come vedete, che dopo essersi confessata, quindi la gente si è confessata, non si è venuta a fare la comunione, la gente, come raccomandava Papa Francesco, senza pentimento, senza perdono, così alla rinfusa. No, è gente che ha trovato il tempo di confessarsi, è gente che si è messa in ginocchio, ha pregato, ha partecipato alla Santa Messa, il rito tradizionale. Dopo la Messa abbiamo esposto al caro prossimo cittadino dell'inferno, abbiamo esposto il Santissimo Sacramento. Ci siamo messi in ginocchio e abbiamo salutato Gesù, presente nell'ostia santa, e abbiamo cantato, dopo 2 ore e mezzo, eravamo ancora lì a cantare finalmente la novena del Santo Natale. La conosci? Rege Venturum Dominum, la conosci? La canti con i tuoi parrocchiani? Venite adoremus. Abbiamo cantato le litanie, poi c'è stata la benedizione eucaristica e finalmente abbiamo concluso. Quando tu scrivi che questo è il popolo dei satanisti, sei un prete che fai pena a te stesso. Tu sei un prete, come tutti quelli che mi venite addosso, che fate pena. Renderete conto a Dio quando prendete di mira il popolo del piccolo resto. Vi brucia. Già adesso siete in inferno se non vi convertite, se non accettate la verità che Dio ha stabilito. Popolo dei satanisti. Lasciamo stare quello che dicono a me. Io lo accetto perché so, il Signore me l'ha lasciato intendere tante volte che bisognava che andasse così. Ma chiamare popolo dei satanisti un popolo di gente, tra l'altro sono dei veri e propri disgraziati, perché un altro suo confratello, anche lui prossimo cittadino dell'inferno, basta con le immagini, un altro suo confratello prossimo cittadino dell'inferno ha potuto scrivere 4 vecchiette che vanno dietro a un fanatico, capito? 4 vecchiette che non sono dei disonesti questi confratelli, ma chissà che non siano satanisti loro.
a questo punto, che gli fa rabbia, che il progetto sembrava realizzato e la Madonna con lo stile che è suo, sceglie un piccolo prete minus che ha portato avanti e sta portando avanti, nonostante tutte le prove, il cammino di un popolo, casomai si può mostrare, oltre alle immagini ripetutamente mandate in onda degli incontri specifici e locali, sempre invece le immagini dei raduni. C'è un popolo che non è fatto di vecchietta, a parte il fatto che è una mancanza di rispetto verso le vecchiette, come la cara Annunziata ieri sera di 100 anni, ma non è vero. Quando anche fosse vero non è un problema, ma non è vero. Anche ieri c'erano uomini, donne, giovani, c'erano, io ho detto a Fra Celestino, ma confermato, ho detto, hai visto che c'erano diversi giovani presenti ieri, un paio di famiglie, bambini, non è vero che sono 4 vecchiette, è un popolo quello che Dio ha ricostituito, mettetevelo in testa, non ha vinto la falsa chiesa, perché c'è questo popolo che non è di satanisti, i satanisti siete voi che andate dietro al secondo falso papa, che cita ieri, mo lo dico, ha detto il ricco magistero di Papa Francesco. Disgraziati che siete, una cum, disgraziati che siete! Avete ancora tempo, venite oggi a Catania, prendete l'aereo e venite a Piccola Nazareth. Disgraziati una cum! Il ricco magistero di Papa Francesco. E Papa non è Papa. 2036, vero Cionci? 2036. Ma com'è possibile questo grado di disonestà, questo grado di disgrazia morale? Com'è possibile? Apostasia dalla fede. Cioè noi siamo in presenza di uno che ieri, inavvertitamente vi ho già portato nel tema di oggi, noi siamo in presenza di uno che ieri, chiamato Papa Leone, che deve voltare pagina, che deve riformare la Chiesa, che a gennaio, fra qualche settimana, invita i cardinali per il patto Ribbentrop, come si chiamava quello? Molotov-Ribbentrop, for Ribbentrop, come si chiama? Ecco, è un patto, Burke Prevost, si consuma il patto, non ci rompete le scatole, ha detto Prevost a nome dei satanisti che stanno in Vaticano, massoni, eccetera, noi vi concediamo quello che volete, per adesso non ci rompete più le scatole. Siete d'accordo? E Burke, che è quello che a me ha chiesto di andarmi a mettere in ginocchio da Papa Francesco a ritirarmi in monastero, ha detto, ah, ma certo. E così a gennaio avremo, capito, il patto Molotov-Ribbentrop, con cui si arriva a consumare il progetto, i tradizionalisti reintegrati. Basta più guerra, Papa Leone, no? Basta più divisione tra cattolici, capito? Il progetto che si allarga a macchia d'olio. E allora è vero quella locuzione che ho ricevuta da Giovanni Paolo II a Cracovia, il buio scenderà sempre di più, il buio scende sempre di più, perché se c'è anche un solo disgraziato di questi qui che mi ascolta e che sta da quella parte, deve poter dire, ma c'ha ragione. C'è uno che si chiama Papa Leone che ieri, facendo gli auguri ai cardinali della Curia Romana, ha detto di richiamarsi al ricco magistero di Papa Francesco, che Papa non era, ma al limite, lasciamo stare l'aspetto canonico, qui adesso invece è in gioco la questione dottrinale, dogmatica, morale. Avete visto che ho ragione io? C'ho ragione io, perché il cielo mi ha mandato. Ve l'avevo detto. Papa Leone non è altro che il fratello Kessler. Chiami Leone, risponde Bergoglio. Questo è. Chiami Leone, risponde Bergoglio. Il ricco magistero di Papa Francesco. Infatti vedete qual è il titolo? Il ricco magistero, ma no, però cari figlioli, collaboratori miei, mi fate disperare a volte. Le virgolette andavano messe dopo Papa Francesco, può bastare? È la domanda che pongo io. Vabbè, togliamo il titolo e riscriviamolo. Il ricco magistero di Papa Francesco, è tra virgolette, può bastare quello che poi aggiungo io. Ecco. Il ricco magistero di Papa Francesco significa Amoris Laetitia, significa Abu Dhabi,
significa fiducia supplicans. Avete capito? Allora, io vorrei fare un appello adesso al dottor Cionci, al professor Cascioli, perché non potrete dire, quando comparirete anche voi come me davanti al Padre Eterno per il giudizio personale, ah, vorreste fare forse anche gli furbi, non ci potrete riuscire. Non potrete dire che nessuno ve l'ha detto. Al padre Farè, a tutta questa costellazione disonesta attorno al piccolo resto perseguitato, che insistono in un modo o in un altro per cercare di salvare capre e cavoli. Che razza di cavoli volete salvare quando lì ci sono i caproni, non le capre? Ho ragione io o no, se siete onesti con la vostra coscienza? Dottor Cacioli, le arriva questo messaggio? Ne sono più che sicuro, perché il Padre Eterno lo farà. Ne sono certo, per il loro bene. Gli arriva il messaggio. Dottor Cacioli, direttore della Nuova Bussola Quotidiana, lei ad agosto mi ha definito falso profeta, poi andate addosso a questa gente del piccolo resto che fate pena. Lei ha parlato di gente senza ragione, così come questo Don Silvano parla di popolo dei satanisti. Bene, allora ho da farle una domanda. Lei ad agosto aveva detto che Papa Leone è il Papa che cambia, a parte il fatto che è stato eletto con addosso il macigno dei presunti casi di copertura di abusi sessuali in Perù. A parte quello, che già dovrebbe bastare, perché scusa, si parla tanto di riforma della Chiesa, di cambiamento della vita della Chiesa, e poi si torna ai tempi del peggior rinascimento, quando venivano eletti papi corrotti e papi moralmente discutibili, che però la dottrina almeno non la toccavano, almeno quello. Qui invece abbiamo uno che è stato eletto Papa pur sapendo i cardinali del dossier relativo a presunti casi di copertura di abusi sessuali a Chiclayo, quando era vescovo a Chiclayo, e niente, è stato eletto Papa. Bene, dottor Cacioli, faccio a lei una domanda. Le pare ragionevole adesso continuare a insistere col dire che Papa Leone ha cambiato pagina? Non vi fate pena? Non vi fate pena voi stessi? No, dico, ma non vi fate pena voi stessi a voler insistere con questa narrativa di autoregolamentazione della Chiesa, volemo bene, non c'è nessun problema, andiamo avanti? Ma fate pena! State contribuendo come i peggiori nemici della Chiesa, state attenti, che facendo i santarielli siete quelli che invece state contribuendo alla dissoluzione del cattolicesimo romano, perché il messaggio di ieri è più che chiaro. Salutando i cardinali della Curia Romana, quindi un appuntamento, per chi non lo sapesse, ogni anno, già dai tempi di Paolo VI, poi soprattutto con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, il saluto ai cardinali a Curia Romana è sempre stato un momento importante nella vita del magistero del Papa, del Romano Pontefice, perché sai, sono i cardinali della Curia Romana. Qual è la differenza? Ci sono i cardinali residenti nelle varie diocesi del pianeta, che sono cardinali e stanno però fuori da Roma, e invece ci sono i cardinali che stanno a Roma. Ecco, quindi sono i più stretti collaboratori del Papa, cosiddetto, e c'è anche il cardinale Fernandez, abbracci e baci, e così. Queste sono le immagini di repertorio, spero che possano essere mandate in onda, penso di sì, avete verificato, va bene. Ecco, vedete, questi sono i cardinali, quello è il cardinale Stella che mi ha mandato le 2 scomuniche, quello è il cardinale Ouellet che si è dovuto dimettere per anche lui problemi di tipo di indagini relative a casi di copertura. Questo è l'immarcescibile cardinale Re, novantenne, che saluta Prevost dopo il saluto iniziale. C'è l'intervento, eccolo lì, dell'ottimo Papa Leone, che si rivolge in un'occasione, ripeto, in una vetrina fondamentale, anche se poco nota al popolo santo di Dio. Però questo appuntamento, tra il 20, 22, 23 dicembre ogni anno, per il Papa è un appuntamento importante, perché detta un po' il percorso, e il cosiddetto Papa Leone, dottor Cascioli e dottor Cionci, il percorso lo ha dettato. Allora siete disonesti voi adesso, oppure siete complici, o siete massoni anche voi, satanisti massoni anche voi, o siete disonesti. Non c'è alternativa. Il dottor Cionci o è complice di questo establishment, quindi è massone satanista anche lui, oppure è disonesto a questo punto, perché se fosse onesto dovrebbe poter oggi stesso scrivere umiliandosi di fronte alla verità, perché è stato nell'errore. C'ha ragione Dominutella, questo Papa, anche se possiamo discutere la questione relativa all'aspetto canonico,
che è indimostrabile peraltro, tuttavia ha detto una cosa che a questo punto è del tutto evidente. Credo, qui con me c'è Fra Celestino, vediamo se lui è d'accordo, fra tutte le dichiarazioni di Leone finora, quella di ieri, che ora vi leggo, mi pare di poter dire sia la più epifanica della identità di questa falsa chiesa. Cioè lui ha parlato di un ricco magistero. Ricco vuol dire prezioso. Ricco vuol dire che dobbiamo attingere a questo magistero. Su, via, coraggio, fedeli una cum, continuate a scrivere che tanto il Papa non ha parlato ex cattedra, che tanto il Papa parla ma noi continuiamo a essere cattolici perché non possiamo fare a meno di Gesù. E intanto c'è il popolo dei satanisti, come dice il disgraziato Don Silvano, che ha grazie a Dio voltato le spalle a questa falsa chiesa e ha camminato e sta camminando per la strada che Dio traccia, cioè il piccolo resto, perché così dicevano le profezie, il piccolo resto cattolico, che non si omologa a questa chiesa massonica, arlecchina, bizzarra e stravagante. Ecco, questo per dire come stanno esattamente le cose, miei cari figlioli, e la situazione è veramente drammatica. È drammatica perché mentre la falsa chiesa procede per la sua strada, che perché deve procedere, perché Dio vuole così, permette così, vedete che cosa succede? Succede che gli Unacum si arrabbiano con me, il problema sono io. Don Silvano scrive il popolo dei satanisti, ripeto, chieda perdono a Dio pubblicamente, o altrimenti finisce in inferno per una azione così cattiva, malvagia, maldestra, di una rabbia che gli è uscita fuori come veleno, perché se te la prendi con me è una cosa, ma non è corretto, e sei pastore che te la prendi con me, perché al limite questa gente, disgraziato prete che sei, al limite questa gente è gente, come altri scrivono, che io, come si dice, manipolo, quindi è in buona fede, ma chiamarli satanisti, fai pena, fate tutti pena, e più si va avanti e più Don Minutella gli eventi gli danno ragione, lo configurano come guida di quelli che sono rimasti cattolici. Che volete che me ne infischi, che scriviate che io mi sono autoproclamato papa? È la verità che parla, non sono papa, sono guida di quelli che sono rimasti cattolici, dalla Mezzia Terme a Bergamo. Questa è la verità. Questa è la verità. Ma disgraziato che sei, chiamare satanisti persone, bambini, uomini, donne, giovani che ieri sono venuti a confessarsi, a recitare il rosario, e quindi in buona fede, disgraziato che sei, ti qualifica per quello che meriti. Finirai in inferno se continui così. Un conto è che al limite mi ignoriate, perché la maggior parte fanno così, no? Io sono lo spettro di tutti ormai, ne sono più che certo. Parlo del mondo clericale, naturalmente, parlo del mondo dei preti, molti dei quali mi hanno mandato a quel paese, alcuni nel peggiore dei modi. Sono cresciuto con un confratello da bambino e con un altro da adolescente, tutti e due, prima uno e poi l'altro, mi hanno trattato nel peggiore dei modi. Vabbè, allora al limite, vabbè, perlomeno però non infieriscono. Però tutti, sia quelli che infierite come Don Silvano, sia quelli che fate finta che Don Minutella è un pazzo, sia come quelli di padre Serafino Tognetti, padre caro Serafino Tognetti, io sarò pure indemoniato, ma da quanto tempo, da quando in qua il demonio dice la verità? E svela i propri piani? Perché così sarebbe, che io sono indemoniato, però avevo ragione. Cioè io avevo detto, caro padre Serafino Tognetti, che hai scritto la lettera per dire, ripeto, ci tengo a dirvelo, perché ci sono quelli che poi si preoccupano per me, non c'è niente di personale. Mi credete voi almeno che siete qui? Niente di personale. Se fosse stata tutta una questione personale, io non ne avrei parlato. Io sembro quello che sembro, ma sono quello che sono. 3 giorni fa io sono stato male di mattina, probabilmente per questo virus che circola, ho detto niente a nessuno tutto il giorno, ho tirato come Dio solo sa, perché il programma della giornata era non intenso ma assolutamente improbabile. Credo, se non ci fosse stata la grazia di Dio, qualunque altro prete al mio posto, tranne Fra Celestino che è peggio di me in questo, grazie a Dio e mi dà coraggio, qualunque altro prete avrebbe detto io oggi non ce la faccio, annullate il programma, devo stare in camera, non posso. Invece ho tirato fino a sera. E poi la sera si sono preoccupati perché ho avuto un momento di, come dire, di
come si può dire, di perdita dell'energia improvvisa, e insomma, perché, ecco, perché ve lo dico questo? Perché se non fosse successo, come altre volte, io sarei andato a letto e nessuno si sarebbe accorto che quel giorno io ero un Cristo in croce. Va bene? E lo stesso vale per queste accuse, condanne che mi scrivono: sei indemoniato, sei un pazzo, devi finire in carcere, devi morire, speriamo che presto ti tolgano di mezzo, speriamo che la facciano finita con te, eccetera. Per quel che mi riguarda personalmente non importa, se ne parlo è per dirvi a quale grado siamo arrivati. Padre Serafino Tognetti avrà pure ragione, però non è stato capace di venire a dimostrare che io sono indemoniato, e quindi è un vigliacco. È un prete vigliacco, perché ha fatto una dichiarazione scritta che a sua onta domani sarà ricordata, finirà come padre Agostino Gemelli. Padre Serafino Tognetti finirà come a padre Agostino Gemelli, al quale fu chiesto ripetutamente di scusarsi con padre Pio, perché aveva detto che padre Pio era, che si faceva le stimmate lui, e padre Serafino è stato molto peggio di padre, perché al limite padre Pio era un truffatore, invece io sono uno posseduto dal diavolo per padre Tognetti. È peggio di padre, o no? È peggio secondo me di padre, perché sacerdote sono io come padre Pio, ma dire che io sono un prete posseduto è grave, perché l'ha scritto padre Tognetti. Ma il caro padre Tognetti, che finge che io non esista, se le piglia in saccoccia pure lui, perché quando stamattina apre Avvenire o legge l'Osservatore Romano e vuole sapere che cosa ha detto Papa Leone, sempre lì tutti speranzosi che Don Minutella venga finalmente smentito, ti è solenne. E andiamo invece adesso a quello che ha detto Papa Leone. Discorso del Santo Padre Leone XIV alla Curia Romana per gli auguri natalizi. Prima leggo: signori cardinali, venerati fratelli nell'episcopato e nel presbiterato, cari fratelli e sorelle, la luce del Natale ci viene incontro, invitandoci a riscoprire la novità che dall'umile grotta di Betlemme percorre la storia umana. Attratti da questa novità che abbraccia l'intera creazione, camminiamo nella letizia e nella speranza, perché è nato per noi il Salvatore. Dio si è fatto carne, è diventato nostro fratello e rimane per sempre il Dio con noi. Con tale letizia nel cuore e con senso di profonda gratitudine possiamo guardare agli eventi che si susseguono anche nella vita della Chiesa. Così, ormai quasi alla vigilia delle feste natalizie, mentre saluto cordialmente tutti voi e ringrazio il cardinale Decano per le sue parole, sempre piene di entusiasmo, oggi il Salmo ci dice che sono 70 i nostri anni, 80 per i più robusti, allora celebriamo anche con voi, desidero anzitutto ricordare il mio amato predecessore, Papa Francesco. Sapete già sulla nuova bussola cosa sono stati capaci di scrivere? Sono dei disgraziati, proprio sono collaboratori del male, che era inevitabile, era dovuto che Papa Leone citasse il suo predecessore, visto che è l'anno in cui è morto. Ma come si fa con questa gente? Sono come i farisei. Il mio amato predecessore Papa Francesco è una situazione fantasmagorica, surreale, perché se veramente questo fosse il Papa scelto da Dio, designato da Dio, dovrebbe invece fare l'operazione opposta. Dovrebbe nel saluto ai cardinali dire: ci ho riflettuto e ci ho pregato, devo comunicarvi che io mi dissocio dal mio predecessore, il quale è morto impenitente, e quindi è necessario che la Chiesa sappia che questo Papa è morto eretico. Mica bisogna tornare ai tempi del Papa, come si chiamava, Formoso, che venne riesumato e sottoposto da morto a un processo. Non stiamo dicendo quello, anche perché, per carità, ma quello che vogliamo dire è un'altra cosa, che bisognava intervenire per dire che era eretico, era stato eretico Bergoglio, ma mica ce lo inventiamo, cani e gatti lo sanno che Bergoglio era eretico. E niente, anzitutto desidero ricordare il mio amato predecessore Papa Francesco, che in questo anno ha concluso la sua vita terrena. Adesso preparatevi, la giostra, no? E io vedo Cionci e Casciori insieme nella cabina delle montagne russe. E poi su, giù, via, i followers di Cionci, forza, adesso via, cominciate adesso l'altalena delle calunnie, delle offese nei confronti del signor Minutella, che certamente ha i suoi interessi loschi, che sta operando per il male della Chiesa, che è una persona matta, che è una persona fuori di testa, è posseduto dal diavolo. Forza, continuate, ma il dato di fatto quello è.
Sentite cosa dice, cosa dice. Ma poi Cionci non diceva che quella di Bergoglio era la chiesa massonica, la chiesa esoterista, la questione di... Ma come fanno a cambiare veste così? Io mi stupisco, perché se ci provassi non ci riuscirei con l'ipocrisia che ha quell'uomo lì, il pontefice laico. Ma non era lui che parlava della disceptio, vi ricordate? Non era lui che metteva in luce il Cristo serpente, quindi allora penso che questo non lo rinneghi. E come giustifica ora che Papa Leone cita il suo predecessore amato? Desidero anzitutto ricordare il mio amato predecessore Papa Francesco, che in questo anno ha concluso la sua vita terrena. La sua voce profetica. Andrea, su via. Come minimo ritirati, trovati un altro ambito. Se ti fossi fermato al codice Ratzinger e al limite all'analisi, diciamo, adesso sei stratosferico, perché se ti fermavi lì vabbè, ma che adesso sei lì ad attaccarmi facendo il disonesto, perché io non mi sono autoproclamato nulla, come sai bene, perché mi conosci, dovresti dire c'ha ragione lui adesso, dovresti dire c'ha ragione lui, però vai, studia e trova adesso il modo di dire tu l'ultima parola, e leggitelo però il testo, la sua voce profetica di Papa Francesco, la voce di Papa Francesco è una voce profetica, è vero, ma il profeta chi è? È quello che parla a nome di, no? Di qualcuno. Il profeta è uno che parla a nome di qualcuno, no? Carisma profetico, l'abbiamo visto in questi giorni nel Vangelo, che viene ripetuto anche oggi, in questo martedì della quarta settimana di Avvento, è quello di Luca, dove si dice la parola di Dio scese nel deserto su Giovanni, vi ricordate? Anche oggi verrà proposto questo testo nella liturgia. La parola di Dio, dice Luca, scese, che poi viene tradotto scese, ma letteralmente significa fu, accadde in Giovanni, è l'investitura profetica, perché il profeta è uno che parla a nome di Dio. Quindi quando Prevost, che è il prodotto migliore di Bergoglio insieme a Fernandez, sono i due pupilli di Bergoglio, a proposito, tra parentesi, il terzo, vi ho sempre detto, uno dei più stretti come dire, prodotti di Bergoglio è quello Cupic di Chicago. Non so se avete saputo, ma Prevost ha fatto forse la nomina più importante finora di questo anno 2025, e cioè ha promosso ad arcivescovo, quindi prossimo cardinale di New York, perché il sempre simpatico Dolan si è dimesso per raggiunti limiti di età, vi ha piazzato quello che è stato vice di Cupic, prodotto da Cupic. Quindi vedete che è la bottega dei Noantri. È la bottega dei Noantri, con Prevost l'inganno si fa ancora più sottile, la scimmia al gufo, secondo alcune indicazioni profetiche. Però quando Prevost dice che Bergoglio è una voce profetica, non sbaglia. E la questione è a nome di chi ha parlato in quei orribili 12 anni? Ha parlato per conto di Satana. Ha parlato per conto dei potentati mondiali, ha parlato per conto della massoneria ecclesiastica, della pantera nera. Ecco la verità. Quindi è vero, la sua voce profetica, il suo stile pastorale. Che bello lo stile pastorale di Papa Francesco. È giusto che Papa Leone, che volta pagina secondo il disonesto direttore che sappiamo, citi lo stile pastorale di Papa Francesco. Vi ricordate lo stile pastorale di Papa Francesco? Ve lo ricordate o no? Questo è lo stile pastorale di Papa Francesco. E questo, vi ricordate? Lo stile pastorale di Papa Francesco. Solo per fare solo qualche esempio. Lo stile pastorale, uno stile da riproporre. Perché se il Papa successore celebra lo stile la voce profetica e lo stile pastorale, è una cosa che non si può ignorare. Il successore quindi sta dicendo non possiamo scordarcelo. I cardinali, che sono delle mummie messe lì, sono proprio mummie, sono delle mummie. Io ho visto le immagini perché aspettavo di vedere se c'era il cardinale De Giorgi, e c'era.
ormai in avanti, però ultra novantenne, Cardinale De Giorgi, che mi ha ordinato prete, era lì a salutare tutti, abbracci e baci con il Papa, che ha citato e celebrato l'amato Papa Francesco, il suo stile pastorale, ma non era per Cionci lo stile pastorale di Bergoglio quello dell'esoterismo massonico. Che fine fa ora Cionci di fronte a queste dichiarazioni di Papa Leone? Vedrete che troverà il bandolo della matassa per sopravvivere. Possono sopravvivere lui, Cascioli, tutto il mondo Unacum, perché ormai Cionci è chiaro che nel mondo Unacum, è chiaro, si sta aprendo la strada. Possono sopravvivere anche uno come, non so che fine abbia fatto perché non lo seguo, come padre Farè, anche lui sopravvivere con i propri seguaci eccetera, ma in una situazione però non chiara, non onesta fino in fondo, ecco, perché a quanto pare, da quel che mi avevano riferito, ma non so se è vero, sarebbe stato in cammino verso una reintegrazione padre Farè. Gli comminerebbero l'eliminazione toglierebbero la scomunica a padre Farè, come forse anche, se ho capito bene, a padre Cornet, ma non so se è così, e noi siamo lì invece a farci smaciullare col popolo dei satanisti secondo Don Silvano. Noi siamo, voi che mi seguite siete il beh, capite figlioli cari, capito, ma al comune mezzo gaudio, io sono indemoniato e voi siete satanisti, è fatta. Invece quella è la Chiesa Santa, quella è la Chiesa Madre, la Chiesa di Gesù Cristo, che celebra non Gesù Cristo all'inizio, come faceva Benedetto e anche Wojtyła, ma celebra Papa Francesco, celebra lo stile profetico, la voce profetica di Papa Francesco, lo stile pastorale, ma è il passaggio successivo che non può dare più adito a nessun dubbio. Ripeto, memorizzatelo, quelli che siete gli archivisti di Dominutella, questo discorso di ieri 22 dicembre alla Curia Romana, perché a questo punto les jeux sont faits, cioè io non avevo dubbi, ma ormai. Dunque, rileggiamo: desidero anzitutto ricordare il mio amato predecessore, Papa Francesco, che in questo anno ha concluso la sua vita terrena. La sua voce profetica, l'abbiamo commentato, il suo stile pastorale, l'abbiamo altrettanto commentato, adesso c'è il passaggio decisivo, e il suo ricco magistero. Qui si possono più aver dubbi? Qualunque prete ha gli attributi, no? È il pomo d'Adamo, è la voce maschile, e i peli sul petto, no? Anche se è prete alla Comastri, no? Che fanno i signorini, i santarielli, e legge questo, ma non hanno un sentimento di, come vorrei dirvi, di rimprovero della propria coscienza, un momento di crisi profonda, a leggere che il loro amato Papa Leone ha parlato del suo amato Papa Francesco. Quindi vedete che non cambia niente. A gennaio si consuma il patto Burke-Prevost, per cui i tradizionalisti, vedrete, il tema sarà quello liturgico in concessione straordinaria del 7-8 gennaio, così si finisce di riparare questa breccia e si va avanti tutti insieme allegramente nel carrozzone di Satana. Poi siamo noi satanisti. Il ricco magistero di Papa Francesco, fiori cari, può bastare, come scrivo nel titolo di questa finestra di oggi. Io è da ieri sera che aspettavo di leggerlo. Guardate com'è andata, per chi vuol credermi. Voi, come ha detto, satanisti, ascoltate l'indemoniato. Voi satanisti ascoltate l'indemoniato. Ieri sera io fremevo dopo la messa perché avevo la testa a questo testo di Papa Leone, come lo chiamano. Volevo sapere cosa aveva detto, perché lo sentivo perché so che questo saluto ogni anno, l'ho detto forse qua non mi ricordo, ogni anno questo saluto, non mi ricordo se l'ho detto nella foga l'ho detto? Comunque appunto ogni anno questo discorso del Papa alla Curia Romana è uno dei più importanti dell'anno, quindi non vedevo l'ora di leggerlo. Siccome avevo fatto 3 ore di riti satanici, come scrive Don Silvano, ero stanco, perché poi avevo anche ieri sera la catechesi, non so se l'avete seguita, è disponibile, c'è la catechesi di ieri sera delle 21, dal mio libro Si è fatto carne, e poi anche è disponibile l'omelia. E non vedevo l'ora di leggerlo. Una voce interiore, calma e suadente, ecco, mi ha detto: lascia perdere per stasera. Leggilo domani, proprio l'ho sentito nel mio cuore come un appello interiore profondo. Ora capisco perché. Perché se io questa dichiarazione di Prevostoglio l'avessi letta ieri sera, io stanotte sarei stato lì tutto il tempo a friggere, perché mi viene rabbia di fronte a questo establishment unacumista, che ognuno si studia il proprio
bacino di interesse e manda alle ortiche il tema della coscienza, dell'onestà spirituale, della verità cattolica. A nessuno, se non a Don Minutella e ai preti del sodalizio, a nessuno interessa più la verità cattolica, la verità della fede. Ecco il ricco magistero di Papa Francesco. Qual è questo ricco magistero di Papa Francesco? Amoris Laetitia, c'è pure ancora più qualche dubbio. E Burke non insorge che aveva fatto i dubbi, no, ha raggiunto il patto. Taci e ti concediamo la messa in latino. Ha già celebrato a San Pietro, che disgraziati. Dovrebbe essere lui ad andare a chiedere perdono al Signore. Cardinale Burke, ti rinvio a tempo opportuno, come ora è chiaro, quello che te hai detto a me. Tu sei cardinale, io sono un povero indemoniato secondo uno dei tanti del vostro parterre. Ecco, bene, ti dico, chiedi perdono a Dio. Hai venduto madre Chiesa. Sei peggio di Giuda Iscariota, cardinale Burke. E tutti i tradizionalisti, perché non si sentono veramente nella Chiesa, non si sono mai sentiti veramente, stanno ottenendo i loro risultati, la messa sdoganata, la celebrazione in latino, Burke l'indomani, o forse il giorno stesso, adesso non mi ricordo, del giubileo LGBTQ+, in Vaticano, ha celebrato la messa per la prima volta tradizionale dentro la Basilica di San Pietro, le Jason Fe, tutti contenti, tutti d'accordo. Nel frattempo però non devono rompere le scatole ai massoni che devono portare avanti il piano. Per cui il ricco magistero di Papa Francesco, che significa una cosa, che da Prevoste non arriverà mai nessuna condanna nei confronti di Bergoglio. E vorrei chiedere al dottor Cionci, lei è così sicuro ancora di continuare a sostenere che sia impedito Papa Leone e che presto, quando capirà, diventerà il Papa martire? Ma perché non la pianta? Chiuda il canale, dottor Cionci, e ne apra un altro interessandosi di altra roba. Non tenga nell'inganno la gente che la segue. Non è corretto dal punto di vista proprio deontologico, perché se Papa Leone, in uno dei discorsi più importanti dell'anno, dice che il magistero di Papa Francesco è un ricco magistero, voce profetica, sai, è ovvio che ci crede, che non è costretto a dire questo. E se anche fosse costretto, non bisognerebbe comunque seguirlo a questo punto. La sua voce profetica, il suo stile pastorale e il suo ricco magistero hanno segnato il cammino della Chiesa in questi anni, incoraggiandoci a rimettere al centro la misericordia di Dio. E certo, la misericordia di Dio, quella rivolta a Emma Bonino, abortista convinta, impenitente, a cui ha detto brava per il lavoro che hai fatto, incoraggiandoci soprattutto a rimettere al centro la misericordia di Dio. E certo, accogliendo l'attrice americana Whoopi Goldberg, abortista convinta, che aveva 6-7 matrimoni, e dicendole andiamo avanti, incoraggiandoci a mettere al centro la misericordia di Dio. Certo, dicendo a Vladimir Luxuria vai per questa strada. Incredibile, fiori cari, incredibile quello che sta accadendo. A dare maggiore impulso all'evangelizzazione, ad essere Chiesa lieta e gioiosa. Ma come no? I 12 anni di Papa Francesco sono stati anni in cui i preti sono stati tutti gioiosi, tutti felici e tutti contenti, mentre fioccavano dal Fortilizio Vaticano scomuniche e condanne a destra e a manca. Vi ricordo che la chiesa di Bergoglio è quella che ha elogiato il famoso rimedio alla pandemenza. Non scordatelo, era periodo di questo, Natale, anziché parlare del Messia che veniva, si è parlato del rimedio alla pandemenza, e ritenuto atto d'amore. Questi sono stati gli anni gioiosi di Papa Francesco, accogliente verso tutti, attento ai più poveri, soprattutto a Don Minutella. Ecco, io devo chiudere perché devo fare un po' di strada, e prevedo che ai traghetti a Villa San Giovanni debba esserci molta confusione nella previgilia di Natale, quindi accetterò soltanto 1 o 2 telefonate, non di più, perché devo chiudere. Ma insomma, fiori cari, la conclusione è: a noi andiamo avanti col rosario in mano. Ormai sempre più chiaramente tutti voi, popolo di satanisti, avete capito che l'indemoniato ha ragione. Qualora ancora qualcuno si facesse venire dubbi, ieri Papa Leone ha detto, rileggo un'ultima volta: desidero ricordare anzitutto il mio amato predecessore Papa Francesco, che in questo anno ha concluso la sua vita terrena. La sua voce profetica, il suo stile pastorale, il suo ricco magistero hanno segnato il cammino della Chiesa di questi anni, incoraggiandoci soprattutto a rimettere al centro la misericordia di Dio.
a dare maggiore impulso all'evangelizzazione, ad essere chiesa lieta e gioiosa, accogliente verso tutti, attenta ai più poveri. Questo è il messaggio natalizio di Papa Leone. Ci sono ancora dubbi sulla natura luciferina di questa falsa chiesa, il corpo mistico dell'anticristo. Chiunque va a messa in unione con questo Papa, che non è Papa, appartiene alla chiesa scismata e satanica del corpo mistico dell'anticristo. La soluzione è una e una sola, quella proposta dal povero Dominutella, povero martire di Dominutella, che ha detto dall'inizio: non andate alle messe, venite con noi, creiamo il piccolo resto, l'alternativa voluta da Dio, che è quella di resistere, resistere, resistere. Oggi pomeriggio alle 16 a Catania, e grazie con tutto il cuore ai fedeli del piccolo resto calabrese che ieri ci hanno dato una testimonianza straordinaria. Adesso rispondiamo a una telefonata. Pronto? Saludato Gesù Cristo, reverendo padre. Sempre, sono Loredana dalla provincia di Roma. Allora, io ho ascoltato la sua catechesi e stamattina francamente mi ritengo tra quelli che dicono che sono indemoniati. Grazie a questo essere indemoniato ho riscoperto la fede. Era la mia, c'è sempre stata, però adesso seguo la messa di Capodanno, è una cosa meravigliosa, padre. Sì, la messa di Natale, tutte le volte che posso, quando Dio vuole, certo, partecipo alla messa e riscopro veramente il Signore, certo, certo, nella sua immensità. Ecco, Bene. una cosa che voglio dire a queste persone è quello che mi sempre ricordo nel mio cuore. Gesù dice: se tu ti vergognerai di me, quando morirai io mi vergognerò di te. Ecco, meditassero su questo. Grazie Fiora cara. La ringrazio. Santo Natale, Dio Santo benedica. Natale, tanta benedizione, Santo Grazie anche a Natale, lei. sì. Ecco, non è che hanno detto che siete indemoniati, no? Il padre Don Silvano ha scritto, speriamo si converte e chieda perdono se no finisce in inferno, ha scritto che siete come ho detto, satanisti. Poveraccia questa falsa chiesa. Vedete, sono lì sul fronte, noi siamo in meno e resistiamo, e a forse resistere come Rocky contro Ivan Draga, viene il dubbio che forse la partita la perdono. Pronto? Dato Gesù Cristo, perché comunque è una vera e propria battaglia. Noi lo combattiamo con le Ave Maria, bruciassero, ecco. E gli brucia tanto. Io averla conosciuta e averla potuta abbracciare per me è stato un miracolo. E Fra Celestino, in quelle persone, siete delle persone straordinarie, speciali, mandate dal cielo per dare la luce a chi la luce ce l'aveva già nel cuore, ma tanto questi, gli occhi, le orecchie non gli si aprono perché sono cornuti. Questa è la verità dei fatti. Sì, ma fai bene a dirlo, guarda, non mi stupisco. No, è guerra, Se ci chiamano posseduti è giusto chiamarli cornuti. Fai bene. È guerra aperta. È guerra, sì, è vero, e noi combatteremo come scudo di Maria intorno a voi. Per il semplice fatto, vi dico anche questo: i segni ci sono per chi li vuol vedere. Roma è sotto un diluvio terribile, gli arrivasse un diluvio di fuoco. Sì, Fiola cara, ti do perfettamente ragione, grazie, devo chiudere. Grave Maria, Fiola cara, l'ultima telefonata adesso prendiamo, però io mi dispiace per i confratelli se si scandalizzano, io sottoscrivo la diatriba perché siamo in guerra, non è che in guerra puoi usare i toni, quando Gesù dice porgi l'altra guancia, per chi non l'avesse capito, non indica solo mitezza, attenzione, porgi l'altra guancia significa non ti spostare di un istante, non essere violento, ma non ti spostare, rimani lì a resistere, porgi l'altra, se uno ti percuote non scappare, non fare il disonesto contrattando una sorta di compromesso, porgi l'altra guancia significa resisti. E quindi se ci hanno chiamato posseduti, loro sono cornuti, perfettamente, assolutamente sottoscrivo quello che la figliola poc'anzi ha detto. L'ultima telefonata, pronto? Padre Alessandro, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sono Anna Maria da Terracina. Ho telefonato per augurare un Santo Natale a lei padre, a tutti i sacerdoti del sodalizio, ai seminaristi e alle suore. Bene. La ringrazio per per il suo infaticabile impegno nel portare avanti questa missione. Sì. Poi io sono stata a Napoli, la sua omelia è indimenticabile. È stata bella. A tal proposito, è bellissima, meravigliosa. A tal proposito, la settimana precedente sono stata a Roma in Via del Corso e a Piazza del Popolo e ho visto tutte le chiese, diciamo, più importanti su questa strada. Allora, in tutte non c'era il bue e l'asinello. Tant'è che un bambino ha detto a sua madre: mamma, ma
il bue e l'asinello qui non c'è, se lo saranno dimenticati, e questo è uno. Poi la grotta di cui parla appunto oggi, come ha detto Prevost, io non ho visto grotte, ho visto soltanto delle colonne indefinite di un tempio sotto le quali c'era la Santa Vergine e San Giuseppe, un po' anche in modo un po' defilato, cioè non subito, uno non le vedeva subito, doveva cercarle, ecco, diciamo così, va bene? Bene. E quindi è una conferma. Grazie Fiola cara dei tuoi auguri, grazie a tutti voi miei cari. I toni sono volutamente forti oggi, soprattutto nei confronti dell'ultimo arrivato nel parterre dei miei detrattori e dei vostri detrattori, questo Don Silvano. Non conviene invece bannarlo, lasciate che vomiti altro veleno, ecco, si converta però, perché se continua così ad attaccarci in modo così indecoroso e infame, definendo il popolo della gente che prega, chiamarli posseduti, veramente è gente che è disonesta con la propria coscienza. Fiori cari, ricordate una cosa, questa me l'ha insegnato anche un po' mio papà: quando c'è una persona disonesta con la propria coscienza è la peggiore che esiste, è una belva con gli altri, poi, perché la persona che sbrana se stessa, che sbrana la propria coscienza, che diventa disonesta e corrotta con se stessa, poi gli altri li tratta come belva. Ricordatevi questo aspetto qui, che è fondamentale. E intanto noi andiamo avanti, e la signora che ha chiamato poc'anzi ha riferito l'omelia che gli è piaciuta di domenica a Napoli, anche a me è piaciuta, io vorrei parlare solo di quello, sono costretto a parlare invece soprattutto di questa infamia che caratterizza Roma, sede dell'Anticristo, e il corpo mistico di Satana che sta a Roma per mettervi in guardia. Pregate per me, io prego per voi con la corona e il rosario in mano. Andiamo avanti, ci vediamo oggi pomeriggio, la diretta alle ore 16 da Catania, l'ultimo giorno, e poi da domani sarò a Piccola Nazareth, domattina ricorderò tutti gli orari della settimana di Natale. In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus.